Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Grazie. Allora, amici dei pesci, abbiamo la carta dell'eremita, periodo di introspezione, probabilmente periodo di riflessione o perché no, per qualcuno si parla anche di un periodo di isolamento. Quando c'è la carta dell'eremita è perché si parla sempre di un momento di forte introspezione, un momento di ricerca della propria verità, un momento dove si cerca come la quiete, mi viene da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi applicatela alla vostra realtà e se non dovesse risuonare niente, oppure se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso base di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi può scrivermi all'indirizzo email che vedete lì. Ok, cominciamo con un imperatore, un 3 di coppe, un 3 di pentacoli, il diavolo al contrario, un asso di denari, un 10 di spade e un fante di pentacoli. Si parte da una situazione di stabilità, questo imperatore può essere una persona vicino a voi o potreste anche essere voi. Comunque sta di fatto che c'è una situazione stabile, una situazione concreta. Poi andiamo a spiegarlo meglio con i mini tarocchi. Per quello che riguarda il 3 di coppe, può parlare di un festeggiamento, di un risultato ottenuto che si sta celebrando. È anche una carta che parla di amicizie e che parla di raccolta. Mentre il 3 di pentacoli è una carta che parla di collaborazioni. Ho come la sensazione, ragazzi, che possa essere inerente o a una casa o una questione lavorativa, dove c'è un gruppo, perché abbiamo 2, 3 e comunque una situazione solida di partenza. Abbiamo poi anche questo diavolo al contrario. Il diavolo parla sempre un po' di quelle che sono le gabbie della mente, le gabbie dell'ego, le trappole, le schiavitù volontarie che noi stessi ci creiamo perché la nostra mente ci manipola e di conseguenza vedo che un po' certe cose non partono e certe non si chiudono, perché il 10 di spade, che di solito è la fine di un ciclo, non si chiude, cioè scusate, essendo il contrario è come se il ciclo non si chiudesse, e giustamente anche l'asso di denari che parla di nuovi cicli di semi che possono essere piantati perché crescano rigogliosi, è al contrario, quindi è come se ci fosse qualcosa di un po' incastrato nella seconda parte di marzo, e avendo poi anche il fante di pentacoli c'è proprio un invito, mi richiama molto la carta dell'eremita, a studiare bene certe questioni, certi fattori. È la carta dell'apprendista, ok? È la carta di qualcuno che ha un potenziale, ha tante intenzioni, però ha bisogno ancora di maneggiare la materia, ha bisogno ancora di imparare tante cose per riuscire ad avere la destrezza del capomastro. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo il papa e un cavaliere di bastoni al contrario. E qui ho come la sensazione che ci sia un certo tipo di spiritualità molto concreta, ma avendo questo cavaliere di bastoni al contrario è come se in realtà non faceste dei movimenti, è come se aveste ehm, anche integrato, mi viene da dire, un certo tipo di spiritualità, ma che in realtà poi non si mette in pratica o non ci siano le azioni necessarie per arrivare a portare, diciamo, a terra, per concretizzare le idee, l'illuminazione di questo Papa. Tenete presente che per qualcuno Papa e Imperatore rappresentano due capi o due persone più in alto di voi che magari potrebbero far parte di questo gruppo, appunto.
Andiamo a vedere il 3 di coppe, di che cosa si tratta. Abbiamo un 10 di coppe al contrario e un 5 di bastoni. Allora, può essere che questa sorta di festeggiamento di cui ci parla questo 3 di coppe, in realtà, perché c'è anche un 5 di bastoni, può essere che abbiate partecipato a una competizione, a una gara, a anche una discussione potrebbe essere, che comunque mi porta un po' a questo 10 di coppe al contrario, è come se non ci fosse ancora quel reale appagamento, c'è magari una sorta di vittoria, una sorta di appunto risultato raggiunto, ma c'è ancora qualche cosa da mettere in equilibrio, non è completo. Andiamo a vedere il 3 di, magari se giro le carte meglio, 3 di pentacoli. Carta della morte e 3 di bastoni. Qui può essere che qualcuno abbia voglia per certi versi o di uscire da questo progetto o di staccarsi in un certo modo da questo progetto o da questa triade, da questo gruppo. Potrebbe essere di 3, di 5 persone o un gruppo più grande. E il 3 di bastoni comunque è una carta che mi parla della vostra voglia di espansione, della vostra voglia di andare oltre. È come se avesse bisogno di lasciarvi indietro questa competizione del 5 di questa gara, questa sì, divergenza di opinioni anche a volte, il 5 di bastoni. Però c'è questo diavolo, vediamo a che cosa fa riferimento questo diavolo. 9 di spade, 4 di coppe, appeso e stella. Allora, il 9 di spade è una carta che parla di qualcuno che vive nel dolore del passato, è una carta che riporta un po' al rimuginare, diciamo così, mentre il 4 di coppe è una carta che fondamentalmente parla di cecità, è come se non vedeste un'occasione, un'opportunità e secondo me la carta dell'appeso è qui proprio per darvi l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista. È per quello che comunque avete l'eremita. È come se aveste bisogno di prendervi un tempo per capire dove è l'ego qua con il diavolo che un po' vi frega, se vogliamo. Tenete presente che normalmente il diavolo parla anche di tossicità, di qualche tipo di anche schiavitù che normalmente è volontaria ed essendo al contrario, o non siete consapevoli o ve la state lasciando indietro. Però secondo me è più il non esserne consapevoli, perché comunque abbiamo queste due carte, una carta che non vi fa vedere le cose da un'altra prospettiva. Però state sereni perché avete comunque poi la stella, che è una carta che parla di canalizzazioni, che parla di sogni, di desideri e anche di darsi degli obiettivi. Andiamo a vedere l'asso di denari. 5 di spade e 8 di bastoni al contrario. Ragazzi, qui ho come la sensazione che manchi sia la chiarezza mentale, sia una comunicazione. Per qualcuno, se fosse un progetto lavorativo, può anche essere che ci siano problemi legati alla connessione internet proprio e che quindi rimarrete isolati. Però sì, è proprio, ecco, se per esempio fosse un nuovo progetto, qualche cosa che deve nascere, ho come la sensazione che qui dobbiate aumentare il marketing, la comunicazione, la pubblicità. Andiamo a vedere il 10 di spade al contrario. 4 di pentacoli, c'è una sorta di attaccamento, 10 di pentacoli e può essere un attaccamento a questa famiglia lavorativa, a questo gruppo che vedevamo qui, un attaccamento da un punto di vista materiale, magari proprio a una questione economica, quindi è per quello che non c'è il... perché il 4 di pentacoli parla anche di avidità e qui abbiamo un 10 di pentacoli che parla di denaro proprio o anche attenzioni, cioè il 10 di denari è quello che è il compimento della famiglia allargata da un punto di vista pratico, quindi dei possedimenti, degli averi e il pratico è anche
sono i gesti nel quotidiano, ok? Non sono pensieri, non sono emozioni, sono quello che uno fa. E qui c'è un qualche tipo di ciclo che bisognerebbe chiudere per far girare questo asso di pentacoli e che non si chiude, ma credo che sia qualche cosa legato giustamente perché anche qui avete l'appeso, avete la carta dell'eremita, è più una vostra presa di consapevolezza. Una volta che riuscirete a fare quel lavoro interiore che anche il fante di pentacoli un po' vi consiglia, no? Andare a fondo di certi temi o studiare meglio certi temi. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 10 di spade nuovamente e la carta del mondo, ragazzi. Allora, io sento che verso la fine del periodo, quindi verso la fine di marzo, questo ciclo si chiuderà, arriverete a compimento. Diciamo che il periodo eremita avrà fatto il suo lavoro, ok? E considerato che qui anche avete la stella, è come se iniziaste a vedere più chiaro inerente a una certa situazione, una certa collaborazione. Per qualcuno può essere un'amicizia, perché comunque abbiamo un 3 di coppe, per qualcun altro può essere un lavoro o un nuovo progetto. Però sì, diciamo che le cose poi gireranno. Gireranno. La carta del mondo è una carta, come vi dicevo, di compimento. Può anche parlare di qualche viaggio, per qualcuno, di un trasferimento, magari un viaggio che si deve fare per lavoro. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Io intanto estraggo ancora un oracolo e poi ho ripreso un nostro vecchio amico. Chi mi segue da molto tempo lo ha già visto, chi invece mi segue da poco lo vedrà a breve. Andiamo a vedere un oracolo. Ragazzi, carta numero 33, carta numero 3, parla di amicizie e il diavolo, e parla anche di influenze emotive. Quindi può essere che ci sia qualcuno vicino a voi che stia parlando più del dovuto e stia mettendo in cattiva luce qualche situazione, qualche collega, qualche amico. C'è qualche questione di tossicità intorno a voi. Può anche essere in questo gruppo, e che è per quello che appunto non... insomma, siate un po' in questa fase di rivalutazione, pensiero, di restyling, mi viene da dire. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta quando parlavo con il vecchio amico. Prendiamo la carta dell'eremita come testimone e il nostro vecchio amico è il pendolo. Per chi non sapesse che cos'è o per chi volesse approfondire, io ho già pubblicato un video sul pendolo dove spiego come farne uno e come si usa, quindi diciamo che è un video generale, ok? Poi ci sono degli altri video in giro su YouTube molto più approfonditi del mio, quindi se vi interessasse potete anche approfondire la scelta per conto vostro, insomma, la scelta, scusate, la ricerca per conto vostro. Allora, qui si tratta di fare una domanda la cui risposta possa essere sì oppure no. Se avete bisogno di più tempo per formulare la domanda potete mettere il video in pausa, io intanto vado a chiedere al pendolino qual è la risposta per gli amici dei pesci. Cari amici dei pesci, la risposta alla vostra domanda è un no. Fatemi sapere poi che cosa ne pensate, se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e difatti ringrazio tutte le persone che mi scrivono i commenti, io li leggo sempre tutti quanti. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!